Eccoci di nuovo qua, cari amici, dopo questo lauto pranzo ci dirigiamo verso Pompei. Se il video vi interessa vi aspetto dopo la sigla, ragazzi, ma come al solito vi invito a iscrivervi al mio canale. A voi non costa assolutamente nulla, ma grazie alla vostra iscrizione potrò portare avanti questo progetto e tenervi sempre informati sui viaggi e sulle novità che io man mano vado a scoprire. Ragazzi, allora sigla! Siamo arrivati al parcheggio dedicato per poi andare a Pompei a visitare gli scavi. Siamo arrivati a Pompei con le nostre bellissime moto. Gli scavi archeologici di Pompei hanno restituito i resti della città di Pompei antica presso la collina di Civita, alle porte della moderna Pompei, seppellita sotto una coltre di ceneri e lapilli durante l'eruzione del Vesuvio del 79, insieme a Ercolano, Stabia e Oplonti. I ritrovamenti a seguito degli scavi iniziati per volere di Carlo III di Borbone sono una delle migliori testimonianze della vita romana, nonché la città meglio conservata di quell'epoca. La maggior parte dei reperti recuperati, oltre a semplici suppellettili di uso quotidiano, anche affreschi, mosaici e statue, è conservata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e in piccola quantità anche all'Antiquarium di Pompei. Grazie alla notevole quantità di reperti è stata utile per far comprendere gli usi, i costumi e le abitudini alimentari e l'arte della vita di oltre 2000 anni fa. Come dicevo prima, gli scavi iniziarono a partire dal 1748 per volere di Carlo III di Borbone a seguito del successo dei ritrovamenti di Ercolano. Le esplorazioni furono ben presto abbandonate a causa degli scarsi ritrovamenti e ripresero soltanto nel 1754. Nel 1763, grazie al ritrovamento di un'epigrafe che parlava chiaramente della res publica Pompeianorum, da questa si intuì che si trattava dell'antica città di Pompei. Ma fu grazie a Maria Carolina, moglie di Ferdinando IV, e l'ingegnere Francesco La Vega, parte della città, come la zona dei teatri, il tempio di Iside, il foro triangolare, diverse case e necropoli, vennero riportate completamente alla luce. Dopo un periodo di stasi, dove non ci furono scavi considerevoli, dopo l'unità d'Italia e soprattutto grazie a maggiori disponibilità economiche, sotto la guida di Giuseppe Fiorelli si assistette a una veloce ripresa delle indagini in modo ordinato, con la prima divisione della città in regione e insule. Nel 1863 venne introdotta la tecnica dei calchi, mentre tra il 1870 e il 1885 fu redatta la prima mappa dell'intera area pompeiana. Durante il XX secolo, con gli archeologi Vittorio Spinazzola prima e Amedeo Maiuri dopo, furono completati la maggior parte degli scavi nei pressi di Porta Ercolano, della zona meridionale della città e di Villa dei Misteri. Nel 1997, per preservare l'integrità, le rovine gestite dal Parco Archeologico di Pompei, insieme a quelle di Ercolano e Oplonti, sono entrate a far parte della lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Il Teatro Grande fu costruito durante l'epoca sannita, ovvero a partire dal V secolo a.C., e subì nel corso degli anni numerosi rifacimenti. Realizzato in opus incertum, ossia opera incerta, si tratta di una tecnica edilizia romana che riguarda il modo in cui viene realizzato il paramento di un muro in opera cementizia. Infatti venivano utilizzate pietre di misura disuguale, poste con le facce combacianti tra loro, dando come risultato un disegno irregolare e casuale. Il teatro era in grado di ospitare circa 5.000 spettatori. La zona dell'orchestra è disposta a forma di ferro di cavallo. La cavea è divisa in 3 ordini
e tutta la struttura poteva essere coperta da un velarium. La scena fu ricostruita dopo il terremoto del 62 in opera laterizia ed era decorata con marmi e statue, mentre lo sfondo voleva imitare un palazzo principesco. I Termopoli erano edifici nel quale venivano venduti cibi caldi e bevande e a Pompei se ne contavano poco meno di un centinaio. Quelli più noti qui a Pompei sono il Thermopolium di Vetutius Placidus, il Thermopolium delle Anselline e della Fenice. Il Thermopolium di Vetutius Placius affacciava direttamente sulla strada, presentava un bancone e diversi dolia, ovvero dei grandi contenitori generalmente di terracotta, usati per contenere derrate alimentari come vino oppure olio, ma anche legumi vari e grano da trasportare e poi conservare nei magazzini. Inoltre è presente un locale retrostante, la bottega, dove poter consumare il pasto. La casa del Menandro, di proprietà dei Poppei, risale al III secolo a.C. e ha subito poi numerosi rifacimenti che hanno incentrato la costruzione attorno al peristilio, ovvero il portico che cingeva il giardino interno posto al centro della casa. Presenta un atrio tuscanico con pitture in quarto stile, che è uno dei 4 schemi decorativi della pittura romana, un salone con la raffigurazione umoristica delle nozze di Ippodamia ed un mosaico dove sono rappresentate delle scene sul Nilo e un quartiere termale con il Calidarium, che è una parte della casa destinata ai bagni in acqua calda e ai bagni di vapore, adornato con mosaico, con scene di animali marini. Le terme Stabiane erano il complesso termale più antico della città, risalivano infatti al IV-III secolo a.C. e avevano subito nel corso degli anni numerosi rifacimenti. Nella parte est, divise in 2 sezioni per uomini e donne, sono l'Apoditerium, il Frigidarium, il Calidarium e il Tepidarium, oltre alle fornaci. Tutta la pavimentazione era completamente riscaldata. A nord è posta una latrina, mentre a ovest una piscina. Si conservano raffigurazioni in stucco, tipiche del IV stile di soggetti mitologici e personaggi pompeiani. Questa è la Via dell'Abbondanza, definita decumano, ovvero una via che corre in direzione est-ovest nelle città romane. E questo è il decumano inferiore ed è così chiamata per il ritrovamento di un bassorilievo posto su una fontana pubblica raffigurante la Concordia Augusta, erroneamente definita come l'Abbondanza. La via conserva ancora la sua pavimentazione originale ed è costeggiata da 2 marciapiedi. Questa inizia dal foro per terminare a Porta Sarno, toccando diversi importanti edifici della città, come le Terme Stabiane e l'Anfiteatro. Da Via dell'Abbondanza, che era la strada principale di Pompei, si aprono diverse strade secondarie. Il foro di Pompei, poco lontano da Porta Marina, era il cuore della città. Fu sistemato nel II secolo a.C., abbattendo le numerose botteghe che lo circondavano e l'enorme piazza fu abbellita con statue mai ritrovate di dei o di cittadini illustri. A delimitare lo spazio del foro erano gli archi onorari. Se ne conservano 3 e avevano una funzione puramente scenica, rivestiti completamente in marmo ed erano dedicati ad Augusto, a Tiberio e a Caligola. Il transito dei carri era interdetto e una parte sul lato ovest era riservata agli oratori. Intorno al foro si affacciano gli edifici più importanti della città, come quelli dell'amministrazione pubblica, dove si riunivano le personalità politiche, costruiti prima dell'80 a.C. e ristrutturati a seguito del terremoto del 62. Anche questa giornata è finita.
Adesso ritorniamo in albergo e spero che questa visita a Pompei vi sia piaciuta. Io l'ho trovata molto interessante, non ero mai stato. Se anche voi avete trovato questa visita interessante, mettete un like e condividete il video con i vostri amici. E come disse il buon Nico Cireghini, casco in testa e ben allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi, noi torniamo in albergo al prossimo video, ciao ciao!